Guardate che pezzo di robot, è forse il robot, soprattutto con la torretta LiDAR, perché sì, la torretta LiDAR esce dalla scocca superiore di questo robot, più spesso che abbia mai provato. Questo sicuramente non è un pregio, ma la verità è che probabilmente è stato necessario per schiaffare dentro questo Mova Z60 Ultra Roller tutte le novità che vi farò vedere in questo video. Mova è partito come brand per, diciamo, democratizzare la tecnologia dei robot della pulizia o comunque dei prodotti per la pulizia per la casa smart, rendendoli accessibili un po' a tutti, e nel tempo è diventato secondo me anche un po' il brand della sperimentazione, perché appunto la maggior parte delle novità che vi racconterò in questo robot non sono ancora arrivate all'interno dei robot di Dreamy, che è il brand da cui Mova diciamo si è generato. Vi racconto tutto all'interno di questo video. Se volete supportarci è semplicissimo e lo potete fare iscrivendovi al canale, attivando la campanella delle notifiche, così sarete i primi a sapere quando altri video come questi arrivano, e novità potete farlo ancora di più dandoci hype da mobile. Scorrendo il blocco dei commenti c'è un tastino per darci hype nei primi giorni di pubblicazione di questo video. Grazie ancora e adesso iniziamo. Allora, intanto parliamo proprio del suo spessore, perché così è alto 9,6 cm, quindi sostanzialmente più o meno come tutti i robot con torretta, ma questo la torretta non ce l'ha. Quando la torretta si estende sono 11,9 cm e diventa appunto il robot più alto che io abbia mai visto. Con la torretta alzata, per esempio, non passa sotto il mio divano, dove il 100% di tutti i robot fino ad oggi sono passati senza particolari problemi, ma appunto la torretta può rientrare e a quel punto ci passa anche lui, poi vi racconterò qualcosa in più. Qua bumper frontale a proteggere questa fotocamera AI, è una fotocamera e due sensori aggiuntivi che servono a navigare ma anche ovviamente a riconoscere gli oggetti, e qui sul fianco destro c'è un LiDAR aggiuntivo per quando quello superiore è abbassato. Sul retro c'è tutti gli agganci per riempire e svuotare di acqua questo robot, e superiormente c'è ovviamente come va di moda ora, un coperchio magnetico che contiene al suo interno un contenitore per la polvere, che devo dire non è enorme, ma se ci fosse bisogno, tra l'altro è pulitissimo, come se fosse il primo giorno che l'ho installato, quindi svuotamento che funziona alla perfezione. Non è enorme, ma in caso di bisogno lui può tornare alla base a svuotarsi anche a metà operazione. Come sempre però le novità che inizio a raccontarvi e su cui questa azienda ha veramente sperimentato, devo dire sperimentato, non sono novità diciamo che ho visto in altri dispositivi. Una piccolina che non avevo mai visto è questa linguetta in gomma che va, senza dover mettere un'altra spazzola anche da questa parte, a incanalare lo sporco più grossolano verso la parte centrale. Ovviamente ruota frontale, ovviamente spazzola laterale classica, quindi non ha particolari funzioni anti-lanciamento dello sporco in giro, ma poi vi dirò non lo fa comunque con un modo molto intelligente. Flex brush, quindi può estendersi per andare a pulire vicino ai bordi e negli angoli, come abbiamo imparato, quindi davvero premium, molto molto bene. La prima novità che vediamo qui è una doppia spazzola, una tutta in gomma, una che alterna gomma e setole, e vi faccio vedere che non l'ho mai pulita, come tendo a fare nelle mie recensioni. È un blocco unico ed è, devo dire, messa molto bene. Sì, c'è un po' di polvere sopra, ma non c'è neanche un pelo o neanche un capello. Perché? Perché queste spazzole, vedete, vanno a rastremare verso questo lato, e la bocchetta l'avete vista di aspirazione proprio qui sopra, sopra a queste spazzole, vanno i peli e i capelli a spostarsi durante la rotazione, ruotano tra l'altro in senso opposto, fino a qui per poi scivolare via ed essere risucchiati. Una cosa che abbiamo visto per la prima volta nei modelli Roborock e che, devo dire, funziona da paura. Perché Z60 Ultra Roller? Potete immaginarlo, perché è arrivato il rullo al posto dei moci. È un rullo circolare, quindi non è un rullo con due rulli, quindi quelli diciamo con i sistemi allungati. Si può semplicemente sganciare in questo modo se volete dargli una lavata aggiuntiva.
io per adesso non ho ancora avuto assolutamente bisogno, nel mio caso è ancora un po' bagnato perché ho finito di fare un lavaggio giusto poco tempo fa e può, come vedete qui dallo spazio vuoto, espandersi verso destra per andare a lavare più vicino ai bordi possibile e funziona, devo dire, abbastanza bene. Tutto questo blocco qui dell'aspirazione fa una pressione verso il basso di 4100 pascal, che è appunto la potenza di aspirazione e non tanto la forza. Di solito si misura in newton, quindi mi è un po' difficile paragonarlo agli altri robot che danno il valore in newton, ma devo dire che dalla mia prova pulisce veramente bene i tappeti, quindi deve essere una bella pressione quella che fa. Non ho informazioni sul fatto che questo blocco faccia pressione, sicuramente si alza e si abbassa di pochino, cioè insomma un pochino si muove, non mi sembra che faccia tantissima pressione, però comunque si appoggia e con il suo peso fa una certa pressione in terra. La tecnologia che ho visto qui per la prima volta, veramente una figata. Qui c'è un blocco di plastica che non posso estrarre a mano, che va a coprire a cupola questo rullo dopo che si è sollevato quando sale sui tappeti, in modo che non ci sia verso che anche soltanto con il movimento, con l'avvicinamento, il tappeto si possa bagnare per sfregamento, e questa è veramente una genialata. Ok, la bocchetta di aspirazione qui di lato, quanto è potente? 28.000 pascal. Tra l'altro, quando era stato annunciato, mi pare che è stato annunciato 24 o 26, non mi ricordo. Fatto sta che ora sono arrivati a 28 e anche sulla scatola c'è un bel bollino con scritto Upgraded Version, credo che esista solo questa, visto che è la prima che arriva sul mercato. Una cosa molto interessante è che, lo vedete qui di lato, questo sistema di ruote è sì molto complicato. E c'è un'ottima ragione, perché questo robot può superare soglie di 2 cm semplicemente alzando il suo chassis, ma può superare soglie di 8 cm, e questo è un record, siamo passati da 3-4 della concorrenza a 8 tutti insieme, scavalcandole con una sorta di zampette che si estendono verso il basso, sollevano la scocca e una zampetta e poi l'altra, e va a superare il robot. Questa cosa di umanizzare i robot ci fregherà quando la rivoluzione dei robot inizierà. Questo è il primo robot che ha questa tecnologia di scavalcare le soglie, che supera senza problemi la mia soglia di 3,5 cm circa, il 100% delle volte, mentre invece gli altri robot devono fare qualche tentativo, a volte non ci riescono, rinunciano, poi magari la volta dopo ci riescono di nuovo, lui il 100%, quindi se avete delle soglie e volete essere certi, perché magari bloccano il 50% del resto della vostra casa, questo è veramente ottimo. Durante la navigazione nello spazio vi segnalo due cose. Intanto, prima di mappare la casa mettete l'impostazione più drastica di abbassamento, perché lui altrimenti non abbassa la torretta, oppure c'è una voce intermedia, mettete quella più drastica. A quel punto lui, quando crede di non riuscire a passare sotto le cose, abbassa la torretta e a quel punto ci riuscirà, se sono insomma attorno ai 10 cm. Due cose che ho notato non perfette, che ci ha messo un po' di tempo, 2-3 pulizie, a mappare per bene lo spazio sotto al divano, che è grande, ma ovviamente non sono 100 metri quadri di divano, e lo mappava male, lo posizionava male, proprio lo spazio attorno a quello che invece mi aveva mappato con la torretta in su. Lasciatelo rifare più volte, perché alla fine riesce ad arrivare a un punto giusto e da lì in poi funziona bene. Seconda cosa, durante i movimenti si sente un po' di rumore non solo del robot ma anche delle parti meccaniche. Non è niente di che, però non è il più silenzioso in assoluto mentre si muove, mentre invece, prima che nel caso mi dimentichi, è il più silenzioso di tutti ad asciugarsi, veramente tanta roba. Molto bene, si muove agilmente nello spazio, riconosce molto bene gli ostacoli, anche gli escrementi finti che abbiamo incluso nei nostri test, i cavi, piccoli giocattoli, anche vicino ai bordi, assolutamente nessun problema, e distingue molto bene invece lo sporco grossolano, dove applica una strategia. Quello che fa è interrompere la rotazione della spazzola, aumentare al massimo la potenza di aspirazione, smettere di lavare, e è stato il primo robot che alla prima passata ha raccolto il 100% dello sporco grossolano che avevo rovesciato per il test. Gli altri robot ci riescono solitamente alla seconda passata, almeno il 100% intendo ovviamente,
altri alla ripulizia che fanno perché magari hanno rilevato che c'è ancora dello sporco. Lui al primo colpo il 100%. Per quanto riguarda le macchie di bagnato, un po' meno bene, le sembra riconoscerle, ma poi comunque sì, ci insiste facendo un percorso attorno alla macchia di bagnato, ma non mi sembra che applichi nessuna strategia particolare. Su quello tanti robot devono ancora, diciamo, secondo me, arrivare a una strategia particolare per il lavaggio di zone dove si è rovesciato qualche liquido. Parliamo quindi della base di ricarica, che è fatta di una plastica un po' lucida, un po' riflettente, trattiene un po' la polvere e le impronte, un po' cheap, però da qualche parte probabilmente bisognava andare a risparmiare per tutta la tecnologia che si è messo qua dentro, però tranquilli che tutte le cose importanti ci sono. Ci sono i contenitori di acqua e polvere, questa è ovviamente l'acqua sporca, poi c'è l'acqua pulita, qua sotto c'è la polvere che vi faccio vedere a brevissimo. Non conosco purtroppo le capacità, ma credo che appunto che siamo attorno ai 4 litri per quanto riguarda l'acqua. Sotto questo coperchio c'è veramente una bella novità. Intanto vabbè, il sacchetto della polvere, e la bella novità, che ammetto è bella, ma è probabilmente un overkill, non è qualcosa che vi svolterà la vita, ma è piacevole averlo, un contenitore di detergente doppio, con la possibilità di versarci dentro il vostro detergente A e B. Che differenza c'è fra A e B? Quello A è quello generico, qui dice Multi-Surface Floor Cleaner, che è il nome specifico di quello MOVA, ma potete metterci il vostro, e l'altro invece è compatibile solo con il MOVA Cleaning Solution Specialized, ovvero per esempio quello specifico per gli odori degli animali, per esempio per le lettiere, o quello specifico per il legno. In confezione è incluso una confezione grande, credo di 1 litro del primo, e una confezione piccola di quello per animali. Purtroppo non ho avuto modo di testare quello di legno, per il parquet, perché sarebbe stato perfetto per casa mia e l'avrei testato molto volentieri. Ovviamente poi c'è il lavaggio del rullo con acqua calda fino a 80 gradi, quindi notevole. Veramente non l'ho pulita, veramente molto semplice questa base per la pulizia del rullo, veramente un pezzo super facile da pulire, più facile di altre eventualmente, anche se io, come vi ho detto, non ho ancora pulito questo componente. Zac! E asciugatura con aria calda. Attenzione, l'acqua calda è calda durante il lavaggio, non rimane calda una volta che viene messa nel robot. Questa è la classica, diciamo così, visualizzazione di Mova barra Dreamy con la casa già mappata, la vediamo divisa per stanze. Ci sono dei dettagli che potreste non aver visto prima. Uno è questa linea verde qui, che è sostanzialmente la soglia, una soglia superabile. Mentre invece ci sono poi queste aree blu. Cosa sono queste aree blu? Sono un'area ad altezza ridotta, quindi le aree in cui il robot va ad abbassare la torretta. Se cambiano, per esempio in questo caso mi sa che lui ha visto questo spazio qui perché c'ero io seduto sulla sedia probabilmente, si aggiornano tranquillamente, quindi se sbaglia la volta successiva rimedierà sulla mappa. Queste ovviamente sono invece i tappeti. In basso potete decidere se fare pulizia tutto, stanza, zona. Clean Genius è l'intelligenza artificiale, c'è anche la possibilità con Mocio dopo aspirazione o la pulizia profonda, oppure vi decidete proprio ogni singola impostazione da voi come grande classico. Premendo su base, vedete in questo caso sta asciugando, potete svuotare o lavare forzatamente il rullo, e qui ci sono le impostazioni della base con un menu preciso per la modalità di lavaggio, una per la temperatura dell'acqua che avevamo detto arriva fino a 80 gradi, oppure le impostazioni per l'asciugatura, eccole qui, quindi potete decidere la durata e anche se attivare una sterilizzazione UV, e infine quelle dell'autosvuotamento, anzi no, in realtà ci sono anche quelle del detergente che, no, posso comunque farvi vedere anche se in questo momento non è installato il detergente, no, non me le fa vedere, vabbè, comunque ci sono. Tutte le possibilità ovviamente di modifica della mappa, dove potete mettere soglie, anche soglie da non superare, tende oppure zone che decidete voi che sono ad altezza ridotta, tutte le funzionalità relative al vostro animale domestico con tutte queste impostazioni. Poi tra l'altro ciascun menu, vedete, ha altre impostazioni, quindi potete tranquillamente andare poi a guardarle tutte uno per uno, sono veramente tante opzioni. Dico una cosa, di default è già impostato tutto secondo me come dovrebbe.
Potrebbe essere che però una persona che ne capisce poco, o comunque magari non ha tanto tempo da perdere, potrebbe un po' perdersi in tutte queste opzioni. Queste sono quelle dei tappeti, dove vediamo che, ovviamente io gli ho detto di aspirare, ci sono delle impostazioni aggiuntive, fra cui quella di chiudere il coperchio qui c'è scritto del mocio, ma in realtà è il rullo, per quanto riguarda appunto per proteggere il rullo e far sì che non si bagni il tappeto. Velocissimamente, pulizia dei pavimenti, queste sono tutte le varie opzioni, impostazioni per il mop extend, impostazione per il superamento delle soglie. Ci sono due modalità, quella che vedete sopra è quella più standard, dove alza, diciamo così, una zampa alla volta, le impostazioni per il rilevamento degli oggetti, degli ostacoli, e come ho impostato io, gli può fare anche delle foto, fotocamera in tempo reale, assistente vocale, insomma tutto quello che vi aspettereste da un'applicazione del genere. Potete ovviamente programmare, potete ovviamente vedere lo stato dei consumabili. Non ho una specifica che riguardi la batteria, la capacità della batteria, ma vi dico che riesce a pulire senza grossi problemi una casa di 150, ma anche di più, anche 180 metri quadri in una sola passata senza terminare l'energia. Devo dire, dal punto di vista energetico, ma anche proprio di tempistiche, l'ho visto molto smart, molto veloce, non è uno che esagera, anche se rispetto ai robot di una volta che semplicemente aspiravano, tutti questi robot ci mettono un pochino in più. E vi dirò una cosa, non sarò io a dare le conclusioni finali di questa recensione, perché lo farà l'Emanuele del futuro. Io al momento non conosco il prezzo, quindi non posso trarre conclusioni. Ed eccomi qua, quindi l'Emanuele del futuro, a trarre le conclusioni per questo Mova Z60 Ultra Roller. Perché? Perché conosco il prezzo e non è proprio una buonissima notizia, ve lo dico. In realtà è in linea, lo sparo, mi levo il dente. 1399 euro, ci dovrebbero essere 100 euro di sconto al lancio. Sono sicuro comunque che ci sarà una promo di lancio. Spero magari che possano essere anche più di 100 euro, o comunque sicuramente scenderà nel tempo. È purtroppo allineato con i premium della concorrenza, anche se iniziano a esserci degli ottimi premium che costano anche 200-300 euro in meno, quindi diciamo che andare diretti su questo prodotto potrebbe essere un po' troppo come spesa per qualcuno. Con questo però non voglio dirvi che non li valga. Se guardiamo cosa offre la concorrenza, questo robot è veramente spettacolare ed è veramente unico nel suo genere. È l'unico con il sistema che per esempio va a schermare il rullo, quindi ad essere perfetto anche per il lavaggio dei tappeti, che include anche questa doppia spazzola che fa pressione sul pavimento e che gestisce perfettamente l'aspirazione non solo dei tappeti ma anche della polvere più grossolana, dei detriti più grossolani. Veramente fa un eccellente lavoro. E poi ancora è l'unico che va a superare soglie addirittura, e tra l'altro lo fa per davvero, di 8 centimetri, ma ha anche tante altre chicche, per esempio il doppio detergente, ha comunque una potenza di 28.000 pascal, ha comunque un sistema di braccio esterno che si estende insieme al rullo che si estende anch'esso, ed ha anche un'ottima applicazione. Quello che mi lascia un po' più perplesso è che, come ho detto all'inizio, Mova è un brand un po' dalle due facce, sia che sposa l'innovazione anche prima del suo brand principale, come in questo caso, portando quindi tecnologia che altrove non si è ancora vista, ma che si era anche fatto conoscere per essere il brand quello un pochino più economico, cosa che però non è ovviamente vera per questo prodotto. Poi quando uscirà il Dreamy forse mi ricrederò per il prezzo che potrebbe avere, però è sicuramente un prodotto di un brand che deve farsi conoscere e che potrebbe spaventare tanti per il suo prezzo di lancio. Però posso dirvi che se sono soddisfatto di questo robot, e come se sono soddisfatto, proprio e soprattutto per la quantità di tecnologia che ho trovato in questo robot e che non avevo trovato altrove. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Disclaimer finale: questo robot mi è stato inviato da Mova, che non ha avuto modo di vedere questo video in anticipo, non ha fornito input editoriale, non ha fornito compenso economico. Io vi ringrazio ancora una volta e vi invito, se non l'avete mai fatto, ad iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche.